Novità di calciomercato Inter, probabilmente decisive anche su Skriniar, su Bremer, Alexis Sanchez e non solo. La nuova maglia dell'Inter, finalmente le amichevoli che potremo seguire insieme e un annuncio di passione Inter che molti di voi so che stavano aspettando. Tutto questo e non solo all'interno del nostro episodio di oggi in cui torniamo con il nostro format ormai tradizionale del lunedì in cui vi riepiloghiamo che cosa ci aspettiamo che possa accadere durante questa settimana in casa Inter. Innanzitutto quindi ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, buon inizio di settimana a tutti voi, una settimana davvero decisiva su molti fronti, una settimana che si apre anche con una notizia che non riguarda direttamente l'Inter, una notizia che sta passando però in secondo piano ma che in realtà secondo me è di enorme importanza e non va sottovalutata, ma ci torniamo alla fine perché prima ci concentriamo sulle notizie di casa Inter e questa è la settimana in cui finalmente potremo curiosare, diciamo così, sulla nuova Inter di mister Simone Inzaghi perché dopo il primo test del weekend che c'è stato da Piano Gentile contro la Milanese, un test finito 10-0 per l'Inter, l'Inter ora scende in campo per le prime due amichevoli importanti di quest'estate. Martedì 12 luglio alle ore 18:30, attenzione a questo orario particolare Lugano-Inter, si gioca a Lugano, ormai l'amichevole che apre ogni estate la pre-season dell'Inter, poi sabato 16 luglio alle 20:30 invece Inter-Monaco a Ferrara. Entrambe le partite saranno visibili gratuitamente su Sport Italia e anche in streaming sui canali di Sport Italia, ma ovviamente potrete vedere, potrete anzi seguire la partita insieme a noi di Passione Inter sui nostri canali YouTube e Twitch perché tornano le nostre live reaction con me, con il nostro Simone Frizza e lo staff di Passione Inter saremo in diretta per il pre-partita, il racconto della gara per tifare Inter insieme, capire anche come si muove la nuova Inter in queste amichevoli e poi tutto il post partita insieme alla community di Passione Inter. Ovviamente se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale, cliccate sul tasto iscriviti così non vi perdete le nostre dirette e potete tifare Inter insieme a noi in quella che ormai da 2 anni a questa parte è la diretta italiana più seguita quando gioca l'Inter. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito e seguite la partita con noi. Ci sarà, almeno dal mio punto di vista, grande curiosità nel vedere all'opera soprattutto i nuovi arrivati, ovviamente, come Christian Aslani, che ha già subito ben impressionato da Piano Gentile, già tutti ne parlano molto molto bene. Grande curiosità poi per Mkhitaryan, uno degli acquisti più importanti di questa estate, si sta allenando, sta rientrando in maniera graduale dopo il problema muscolare che aveva accusato nell'ultima parte della sua avventura alla Roma nella scorsa stagione e quindi soprattutto ovviamente il ritorno di Romelu Lukaku. Mercoledì, poi il giorno dopo Lugano-Inter, sarà il giorno anche del ritorno degli ultimi interisti che non sono ancora oggi in ritiro, tra cui giocatori come De Vrij, Barella, Dumfries, Bastoni, Di Marco, Çalhanoğlu, Dzeko, quindi nomi pesanti che andranno a completare il gruppo e potrebbero poi rivedersi in campo anche sabato contro il Monaco, magari per uno spezzone, magari non tutti. Con loro, attenzione, perché potrebbe arrivare anche un volto nuovo, perché queste sono ore molto importanti per il mercato e adesso ci arriviamo. Nel frattempo, però, prima di parlare di mercato, c'è grande attesa perché verrà annunciata anche la nuova maglia dell'Inter per la stagione 2022-2023. Le immagini sono già circolate, per chi ci segue da YouTube ve le faccio rivedere per chi se le fosse perse. Si torna al nerazzurro più tradizionale con le righe piuttosto larghe sulla parte frontale, la trama del serpente comunque sembra intravedersi anche sulle strisce azzurre. Torna anche la coccarda della Coppa Italia che da queste immagini sembra un po' piccola, l'avrei preferita un po' più grande, ma comunque fa sempre piacere vederla sulla maglia dell'Inter. Questi sono altre foto, altri dettagli che sono emersi di questa maglia. Voglio sapere che ne pensate. A me comunque piace, soprattutto nella versione quella top, diciamo, anche se costa un po' tanto, ma ne parleremo. Tra martedì e mercoledì dovrebbero essere ufficialmente in vendita. Si parla anche di un evento speciale per presentare la maglia al quale dovrebbe partecipare anche il noto tifoso interista Alessandro Cattelan. Al momento però si tratta di un'indiscrezione, quindi restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da questo punto di vista. Prima poi di arrivare alle altre notizie di cui vi avevo parlato in apertura, parliamo però di calciomercato, quindi facciamo anche un punto
sul tema calciomercato che so che interessa a molti di voi. Una prima notizia flash riguarda Arturo Vidal, che è stato in Brasile, è rientrato in Italia in queste ore, dove andrà a definire gli ultimi dettagli per la sua separazione dall'Inter e quindi poi potrà chiudere l'operazione che lo porterà a giocare nel Flamengo. Flamengo che sta trattando anche Alexis Sanchez. Il Flamengo, nonostante da parte di Alexis sia arrivata una prima risposta tiepida, non ha chiuso le trattative, anzi continua ad andare avanti. Su Sanchez però si sta accendendo di fatto un caso, ve lo abbiamo anticipato la scorsa settimana e si va sempre più in questa direzione, perché vi avevo detto che martedì scorso, quando siamo stati nella sede dell'Inter, avevamo saputo che Sanchez sta rifiutando tante offerte da club non ritenuti di prima fascia, mentre lui vuole continuare a giocare in club molto importanti. In queste ore diversi quotidiani, vi riporto la notizia che ho letto da altri quotidiani, stanno rilanciando l'ipotesi che l'Inter possa alla fine decidere di lavorare con il calciatore per trovare un accordo con una buona uscita, interrompendo con 1 anno di anticipo il contratto, senza che Alexis Sanchez abbia nel frattempo trovato un'altra squadra. Quindi di fatto l'Inter chiuderebbe il contratto, Sanchez sarebbe senza squadra e dovrebbe poi andare a cercarsela per conto suo, diciamo così. Per me questa sinceramente sembra un'ipotesi piuttosto complessa, però ne stanno parlando molti, diversi quotidiani importanti, quindi teniamola d'occhio, perché come sappiamo l'addio di Sanchez è necessario, anche se non sufficiente, a sbloccare l'operazione Dybala, un'operazione che l'Inter continua a voler fare. Su Dybala vi dico subito, non mi soffermo molto, perché da quello che ci risulta la situazione è praticamente ferma alle notizie che vi abbiamo raccontato anche la scorsa settimana, quindi trovate altri episodi in cui abbiamo parlato dell'attacco di Dybala e tutti gli aggiornamenti che abbiamo raccolto nella sede dell'Inter. L'unica novità su Dybala è legata al fatto che nel giro delle prossime 48 ore l'argentino dovrebbe tornare in Italia, è atteso in Italia, dove incontrerà il suo entourage, i suoi agenti, e quindi, essendo ancora senza squadra, arrivati a questo punto di fatto quasi a metà luglio, potrebbe forse forzare un po' i tempi per trovare una nuova squadra, con l'Inter che comunque dal mio punto di vista rimane sempre in pole position per arrivare su Dybala. Intanto però attenzione, perché i primi affari a potersi sbloccare nelle prossime ore dovrebbero essere altri. Innanzitutto in uscita, innanzitutto Skriniar, perché allora, da quello che risulta a me, in realtà la distanza tra PSG e Inter, tra domanda e offerta, è ancora piuttosto ampia. Quindi c'è ancora da lavorare tra le parti. Però tutto fa pensare che anche dopo l'ultimo blitz in Italia del PSG, si possa arrivare ad una chiusura dell'operazione già all'inizio di questa settimana, e l'Inter dovrebbe ottenere una cifra più bassa rispetto agli 80 milioni di euro da cui era partita come valutazione del cartellino del difensore. Molti mi stanno scrivendo nei commenti agli ultimi episodi che ho pubblicato sui nostri canali, che sono convinti che Skriniar rimarrà. Loro sanno che Skriniar non si muove. Io sinceramente purtroppo credo poco alla permanenza di Skriniar in questo momento, e diciamo anche il fatto che sia arrivato da Piano Gentile in piena notte senza incrociare i tifosi mi ha acceso qualche dubbio in più, diciamo. Quindi le prossime ore sono molto molto importanti su questo fronte. Accanto alla cessione di Skriniar si completa quella del giovane Pirola in prestito con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni con la Salernitana. Agumè va alla Cremonese, e soprattutto si sta entrando nel vivo anche per Pinamonti, e questa potrebbe essere la settimana giusta per definire l'operazione Pinamonti. L'Atalanta rimane molto calda sul giocatore, però è il Monza che forse in questo momento sta facendo ancora più sul serio, e potrebbe avere la meglio anche su altre squadre che si sono mosse. Si è mossa anche la Salernitana, si è mossa anche il Sassuolo che sta cedendo Scamacca. Come vi dicevo, l'Inter valuta Pinamonti attorno ai 20 milioni di euro, però potrebbe accettare di chiudere in una cifra più bassa se la squadra a cui venderà Pinamonti accetterà di inserire un'opzione che permetterà all'Inter di riacquistarlo tra 1 o 2 anni. Quindi se accettano questa condizione, l'Inter può scendere rispetto alla valutazione di 20 milioni che faceva in questi giorni. Con queste partenze, diciamo che il sogno di tenere Skriniar e prendere anche Bremer non sarebbe impossibile, numeri alla mano, però ripeto, mi sembra poco probabile. Quindi in ogni caso molti stanno parlando in questo momento di un Bremer che può finire nel mirino di altri club, anche la Juventus che sta
cedendo De Ligt potrebbe entrare in corsa per Bremer. In realtà, da quello che sappiamo noi, è atteso già nelle prossime ore l'incontro tra l'entourage di Bremer e il Torino e poi probabilmente anche tra Torino e Inter, per arrivare ad una chiusura di questa operazione con i soldi delle varie cessioni che l'Inter sta andando a concludere, di cui vi ho già parlato. I dettagli delle cifre in questo momento non sono ancora molto chiari perché l'operazione non è ancora alle battute finali, ma per me ci arriverà presto. Si parla di circa 30 milioni di euro più Casadei, che l'Inter vorrebbe mandare soltanto in prestito. Il Torino chiederebbe circa 40 milioni con Casadei definitivo dentro l'operazione. L'Inter vorrebbe mantenere in questo caso un diritto per riacquistarlo. Quindi non è ancora molto chiaro l'incastro finale. Ovviamente vi terremo aggiornati nei prossimi giorni ad ogni sviluppo. Ormai però sembra proprio che ci siamo e questa può essere la settimana di Bremer all'Inter. Mentre per quanto riguarda Milenkovic, sto registrando personalmente un rallentamento, confermando anche alcune notizie che sono circolate sui quotidiani delle scorse ore. Oggi, rispetto ad una settimana fa, quindi dal mio punto di vista, il doppio colpo Bremer più Milenkovic mi sembra un po' più difficile. Per cui l'Inter potrebbe intanto prendere Bremer, perché è il primo obiettivo ed è il principale obiettivo del mercato nerazzurro in questo momento. Bremer che prenderebbe il posto di Skriniar e secondo me può fare quel ruolo e anzi io inizialmente, soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi di Bremer all'Inter, sarei molto felice di vedere lui al posto di Skriniar anziché subito dentro al posto di De Vrij, mia personalissima opinione. E poi con calma l'Inter comunque durante il mercato, nelle prossime settimane, andrà a cercare un altro difensore centrale da mettere alle spalle di De Vrij, quindi prendendo il posto di Ranocchia che ha lasciato una casella libera. Possono presentarsi tante occasioni, giocatori da prendere in prestito, giocatori in uscita da altri club, alcuni attualmente svincolati che non hanno ancora trovato squadra. È un mercato molto, molto particolare, quindi potranno presentarsi nelle prossime settimane delle opportunità che ad oggi magari sembrano anche difficili o comunque non si stanno valutando, quindi attenzione, la priorità Bremer subito, Milenkovic forse perde un attimino di quota in questo momento, più avanti si andrà a riempire la casella del posto di Ranocchia con calma. Questo per quanto riguarda il mercato. In chiusura un paio vi avevo annunciato, ecco, vi avevo anzi raccontato all'inizio di un annuncio importante di Passione Inter. Siamo pronti a partire ufficialmente con il Fanta Passione Inter, quindi se avete partecipato l'anno scorso oppure se l'anno scorso non ci seguivate ancora e volete partecipare al più grande Fanta di interisti veri sul web, mi raccomando in descrizione a questo episodio vi lascio il link per iscrivervi alla Lega del Fanta Passione Inter completamente gratis, lo ripeto, completamente gratis, potete partecipare tutti quanti. Vi lascio il link in descrizione per iscrivervi. Vogliamo battere ogni record anche quest'anno di iscrizione alla Lega, quindi nei prossimi giorni vi daremo anche maggiori dettagli con un contenuto a parte, con tutto il regolamento e tutto quanto. Intanto però se volete iscrivervi c'è anche una piccola sorpresa per voi, ovvero potete accedere ad una sezione esclusiva che vi consiglio ecco, di frequentare ovviamente, per cui link in descrizione per il Fanta Passione Inter. Infine vi dicevo in apertura una notizia che sta passando in secondo piano che riguarda invece un argomento che potrebbe rivoluzionare letteralmente il calcio europeo, perché alla Corte di Giustizia europea sta iniziando proprio in questi minuti, proprio in queste ore, il dibattimento tra UEFA e Superlega e è un dibattimento che dovrebbe portare poi entro la fine del 2022 al pronunciamento, diciamo così, alla sentenza definitiva da parte della Corte di Giustizia europea che si esprimerà sulla legalità della Superlega e sul monopolio dell'UEFA sul calcio europeo. Quindi comunque andrà questo processo, comunque andrà questa sentenza, ci saranno effetti veramente enormi sul calcio europeo. Quindi seguiamo gli sviluppi, oggi si parte, saranno dei mesi molto intensi da questo punto di vista e attenzione perché ovviamente riguarderà da vicino anche l'Inter, chiaramente la nascita o il tramonto definitivo della Superlega e tutti gli effetti collaterali poi della decisione. Siamo arrivati in chiusura, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi fino a qui, vi ricordo la diretta delle 19:30 come ogni giorno, ma soprattutto vi ricordo che come ogni lunedì noi torniamo live alle 22 nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per farci 4 chiacchiere, vi devo raccontare anche alcuni retroscena interessanti, quindi ci sentiamo alle 22 nel club di Passione Inter. Prima di salutarvi
Mi raccomando, per chi ci segue da YouTube, vi lascio il video del nostro tour nella sede dell'Inter, vi porto dentro la sede dell'Inter che abbiamo avuto l'onore di visitare come ospiti la scorsa settimana, quindi non perdetevi il nostro video, ve lo lascio qui, dovete cliccare qui, mi raccomando, guardatelo subito e lasciate un commento.